Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Eilea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa, Bayer SPA, ultimo aggiornamento. 4 febbraio 2022. Cos'ha Eilea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eilea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Eilea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa? Eilea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa ha un farmaco a base del principio attivo aflibercept, appartenente alla categoria degli antineovascolarizzanti e nello specifico sostanze antineovascolarizzanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SPA. Eilea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Eilea 40 mg/ml soluzione iniettabile uso intravitreale 1 siringa pre-riempita. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bayer AG. Concessionario: Bayer SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: aflibercept. Gruppo terapeutico: antineovascolarizzanti. Forma farmaceutica: siringhe pre-riempite / fiala più siringa. Indicazioni. Eilea è indicato per il trattamento negli adulti di degenerazione maculare neovascolare, è sudativa, correlata all'età, age-related macular degeneration, AMD. Vedere paragrafo 5, 1. Compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica, RVO di branca o RVO centrale. Vedere paragrafo 5, 1. Compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico, diabetic macular edema euro-DME. Vedere paragrafo 5, 1. Compromissione della vista dovuta a neovascolarizzazione coroideale miopica, coroidal neovascularization, CNV miopica. Vedere paragrafo 5, 1. Posologia. Eilea deve essere somministrato esclusivamente mediante iniezione intravitreale. Eilea deve essere somministrato esclusivamente da un medico qualificato esperto nell'esecuzione di iniezioni intravitreali. Posologia. AMD e sudativa. La dose raccomandata di Eilea 2 mg di aflibercept, equivalenti a 0,05 ml. Il trattamento con Eilea inizia con un'iniezione al mese per 3 dosi consecutive. L'intervallo di trattamento viene quindi allungato a 2 mesi. In base alla valutazione del medico degli esiti visivi e / anatomici, l'intervallo tra i trattamenti può essere mantenuto a 2 mesi o ulteriormente esteso, utilizzando un regime di dosaggio Eurostreat and Extend Euro-S, in cui gli intervalli tra le iniezioni vengono allungati di 2 o 4 settimane per mantenere stabili gli esiti visivi e / anatomici. Se gli esiti visivi e / anatomici peggiorano, l'intervallo tra i trattamenti deve essere ridotto in modo appropriato. Non ha richiesto il monitoraggio tra le iniezioni. In base alla valutazione del medico la periodicità delle visite di monitoraggio può essere più frequente di quella delle visite previste per le iniezioni. Intervalli di trattamento superiori a 4 mesi o inferiori alle 4 settimane tra le iniezioni non sono stati studiati. Vedere paragrafo 5, 1. Edema maculare secondario a RVO di branca o RVO centrale. La dose raccomandata di Eilea 2 mg di aflibercept, equivalenti a 0,05 ml. Dopo la prima iniezione, il trattamento viene effettuato con cadenza mensile. L'intervallo fra 2 somministrazioni non può essere inferiore ad 1 mese. Se i parametri visivi e anatomici indicano che il paziente non sta traendo beneficio dal trattamento continuativo, Eilea deve essere interrotto. Si continua il trattamento mensile fino a quando si raggiunge la massima acuità visiva e / o non si manifestano segni di attività della malattia. Possono essere necessarie 3 o più iniezioni mensili consecutive. Il trattamento può essere quindi continuato per mantenere stabili gli esiti visivi e / anatomici seguendo un regime Eurostreat and Extend Euro-S, con un'estensione graduale degli intervalli fra le iniezioni, anche se non esistono dati sufficienti per stabilire la durata di questi intervalli. Se gli esiti visivi e / anatomici peggiorano, l'intervallo tra le iniezioni deve essere ridotto di conseguenza.
La periodicità del monitoraggio e del trattamento devono essere determinati dal medico curante sulla base della risposta individuale del paziente. Il monitoraggio dell'attività della patologia può comprendere l'esame clinico, valutazioni funzionali o tecniche di imaging, ad esempio tomografia a coerenza ottica o angiografia con fluoresceina. Edema maculare diabetico. La dose raccomandata di EILEA 2 mg di aflibercept, equivalenti a 0,05 ml. Il trattamento con EILEA inizia con una iniezione al mese per 5 dosi consecutive, seguite da una iniezione ogni 2 mesi. Non è necessario alcun monitoraggio tra le iniezioni. Dopo i primi 12 mesi di trattamento con EILEA, e sulla base della valutazione del medico degli esiti visivi e/o anatomici, è possibile prolungare l'intervallo tra i trattamenti come in un regime di dosaggio Eurostreat and Extend Euro-S, dove gli intervalli di trattamento vengono generalmente prolungati con incrementi di 2 settimane per mantenere stabili gli esiti visivi e/o anatomici. Per intervalli di trattamento più lunghi di 4 mesi, i dati sono limitati. Se gli esiti visivi e/o anatomici peggiorano, l'intervallo tra i trattamenti deve essere ridotto in modo appropriato. La frequenza del monitoraggio deve essere perciò stabilita dal medico curante e può essere maggiore di quella relativa alle iniezioni. Se gli esiti visivi e anatomici indicano che il paziente non trae beneficio nel continuare il trattamento, EILEA deve essere interrotto. Non sono stati studiati intervalli di trattamento tra le iniezioni più brevi di 4 settimane, vedere paragrafo 5.1. Neovascolarizzazione coroideale miopica. La dose raccomandata di EILEA ha una singola iniezione intravitreale di 2 mg di aflibercept, equivalenti a 0,05 ml. Possono essere somministrate dosi aggiuntive se gli esiti visivi e/o anatomici indicano che la malattia persiste. Le recidive devono essere trattate come nuove manifestazioni della malattia. La periodicità del monitoraggio deve essere determinata dal medico curante. L'intervallo tra 2 dosi non deve essere inferiore ad un mese. Popolazioni particolari. Compromissione epatica e/o renale. Non sono stati condotti studi specifici con EILEA su pazienti con compromissione epatica e/o renale. I dati disponibili non suggeriscono la necessità di un aggiustamento delle dose di EILEA in questi pazienti, vedere paragrafo 5.2. Popolazione anziana. Non sono necessarie considerazioni particolari. L'esperienza è limitata nei pazienti di età superiore a 75 anni affetti da DME. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di EILEA non sono state valutate nei bambini e negli adolescenti. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di EILEA nella popolazione pediatrica per il trattamento dell'AMD sudativa, della CRVO, dell'EBRVO, della DME e della CNV miopica. Modo di somministrazione. Le iniezioni intravitreali devono essere effettuate in conformità agli standard medici e alle linee guida applicabili da parte di un medico qualificato esperto nell'esecuzione di iniezioni intravitreali. In generale, devono essere garantite un'anestesia e un'asepsia adeguate, incluso l'uso di un microbicida topico ad ampio spettro, come il povidone iodio applicato alla cute perioculare, alla palpebra e alla superficie oculare. Si raccomanda di disinfettare le mani con prodotti chirurgici e di utilizzare guanti sterili, un panno sterile e uno speculum per palpebre sterile, o strumento equivalente. L'ago deve essere inserito 3, 5, 4, 0 mm posteriormente al limbo nella cavità vitrea, evitando il meridiano orizzontale ed indirizzandolo verso il centro del globo. Si rilascia quindi il volume di iniezione di 0,05 ml. Per le iniezioni successive deve essere utilizzato un punto della sclera differente. Immediatamente dopo l'iniezione intravitreale, i pazienti devono essere monitorati per un eventuale aumento della pressione intraoculare. Un monitoraggio adeguato può consistere in un controllo della perfusione della testa del nervo ottico o una tonometria. Se necessario, deve essere disponibile attrezzatura sterile per paracentesi. Dopo l'iniezione intravitreale, i pazienti devono essere istruiti al fine di riferire immediatamente eventuali sintomi che suggeriscano un'endoftalmite, come dolore agli occhi, arrossamento degli occhi, fotofobia, offuscamento della vista. Ogni siringa preriempita deve essere usata esclusivamente per il trattamento di un singolo occhio. L'estrazione di dosi multiple da una siringa preriempita può aumentare il rischio di contaminazione e conseguente infezione. La siringa preriempita contiene più della dose raccomandata di 2 mg di aflibercept, equivalente a 0,05 ml di soluzione iniettabile. Il volume estraibile della siringa ha la quantità che può essere prelevata dalla siringa e non deve essere completamente somministrata. Per la siringa preriempita, il volume estraibile ha almeno 0,09 ml. Il volume in eccesso deve essere eliminato prima di eseguire l'iniezione della dose raccomandata, vedere paragrafo 6.6. Iniettare l'intero volume della siringa preriempita può causare un sovradosaggio.
Per espellere le bolle d'aria con il medicinale in eccesso, premere lentamente lo stantuffo per allineare la base della punta arrotondata dello stantuffo, non l'apice della punta, con la linea di dosaggio nera posta sulla siringa, equivalente a 0,05 ml, ciò a 2 mg di aflibercept, vedere paragrafi 4, 9 e 6. Dopo l'iniezione il prodotto non utilizzato deve essere eliminato. Per la gestione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo aflibercept o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infezione oculare o perioculare in corso o sospetta. Infiammazione intraoculare grave in corso. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Reazioni relative all'iniezione intravitreale. Le iniezioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. L'uso additivo della terapia fotodinamica, PDT, con verteporfina e di Eylea non ha stato studiato e non ha stato quindi definito un profilo di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Eylea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eylea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento e per almeno 3 mesi dopo l'ultima iniezione intravitreale di aflibercept, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'iniezione con Eylea ha una bassa influenza sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari dovuta a disturbi visivi temporanei associati all'iniezione o all'esame oculare. I pazienti non devono guidare veicoli o usare macchinari finché a copyright la loro funzione visiva non sia sufficientemente ripristinata. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. 8 studi di fase II sono stati condotti, anche in termini di verifica della sicurezza d'impiego, su una popolazione formata da un totale di 3102, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici sono state usate dosi fino a 4 mg a intervalli di un mese e si sono verificati casi isolati di sovradosaggi con 8 mg. Il sovradosaggio da aumento del volume iniettato può causare un aumento della pressione oculare. In caso di sovradosaggio, quindi, si deve monitorare la pressione oculare e avviare un trattamento adeguato se ritenuto necessario da parte del medico curante, vedere paragrafo 6. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici / sostanze antineovascolarizzazione, codice ATC. S0105. Aflibercept ha una proteina di fusione ricombinante formata da porzioni dei domini extracellulari dei recettori umani 1 e 2 per il, proprietà farmacocinetiche. Eylea ha somministrato direttamente nel corpo vitreo per esercitare effetti locali sull'occhio. Assorbimento / distribuzione. Aflibercept ha assorbito lentamente dall'occhio nella circolazione sistemica in seguito a somministrazione intravitreale LOSI, dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sulla tossicità a dosi ripetute sono stati osservati effetti solo a esposizioni sistemiche considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo in seguito a somministrazione intravitreale della dose, elenco degli eccipienti: polisorbato 20 e 432, sodio fosfato monobasico, monoidrato, per la regolazione del pH, sodio fosfato dibasico, eptaidrato, per la regolazione del pH, sodio cloruro, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eylea, siringhe pre-riempite / fiala più siringa a base di aflibercept sono: Eylea, soluzione, uso interno, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.